La storia ci insegna che la disfatta di un grande personaggio è circoscrivibile ad un preciso luogo e periodo. Così come Napoleone Bonaparte fu sconfitto a Waterloo, la saga di Crash Bandicoot esalò l'ultimo respiro tra le braccia di un ratto ghiaccio. Quello che la storia raramente approfondisce è il contesto e le tensioni che hanno portato a tale epilogo nefasto. Una grandissima fetta di appassionati condanna aspramente il biennio dei Titani, imputando loro di essere la causa della morte di un personaggio già in caduta libera. Perché queste due opere sono vittime di cotanto odio? Oggi, in questo episodio di Inside the Insanity, io, Akuuka, mi addentrerò nelle cause che hanno portato ad un tale fallimento affettivo. Eccomi oggi a parlare di Crash and the Titans. Cosa è andato storto? Per comprendere appieno il contesto in cui nacque il gioco dobbiamo fare un passo indietro. Siamo nel 2007, 2 anni dopo l'uscita del discreto Crash Tag Team Racing e 3 anni dopo l'uscita del capolavoro mancato del Twinsanity. L'epoca d'oro del marsupiale arancione è andata da tempo e, complici titoli poco ispirati o mal gestiti, l'appeal di Crash Bandicoot è sempre più in discesa, cedendo il passo ad altri personaggi i quali, attraverso capitoli più ispirati e acclamati dalla critica e dal pubblico, hanno portato Crash ad essere buttato nel ripostiglio dei ricordi dei bei tempi che furono. Tutto questo ha iniziato a far ribollire l'hype degli appassionati. In tutto questo si inserisce la Radical Entertainment, software house canadese acquisita nel 2005 dalla Vivendi Sierra Entertainment, che è un altro modo di dire Universal, che è un altro modo di dire Vivendi, che è un altro modo di dire Activision, la quale fu autrice della creazione del divertente Simpson Hit and Run Prototype e appunto Crash Tag Team Racing. Quest'ultimo rappresentava ancora una volta una deviazione apparente dalla trama principale. Dunque, già non partivamo con i migliori propositi. Dopodiché iniziò lo sviluppo di Crash Jekin. Crash è a casa alla Radical. È proprio vero che muore più gente in casa che in aereo. Dunque, perché invece di creare una storia seguendo l'arco narrativo, non creiamo una sorta di reboot con una storia nata dal nulla e cambiamo il design dei personaggi? Dunque, nel giro di 3 anni siamo passati da questo a questo. Diciamo che nell'ottica di un reboot può anche starci come idea. Infatti, anche all'origine il design di Crash era stato pensato in relazione alla moda del periodo. Difatti, Crash indossava jeans a sigaretta e i guanti di pelle, mentre nel 2007 una modernizzazione del personaggio con tatuaggi tribali era giustificabile, ma troppo repentina. In quel periodo internet non era così sviluppato, quindi non c'era un collegamento diretto tra la fanbase e gli sviluppatori, quindi non era facile comprendere il motivo di tale cambiamento. Io, all'epoca, non la presi poi così male perché, hey, è un nuovo Crash. Dunque, misi il disco, feci partire la PS2 e iniziai un'avventura che molti ritengono, e cito, platform. E ecco la seconda controversia, perché è molto difficile definire Crash of the Titans e Dominio sui mutanti dei platform games. In effetti si avvicinano molto di più a quello che è un beat'em up. Se li avete giocati, infatti, avrete sicuramente notato che soprattutto in Of the Titans le fasi platform sono ridotte all'osso e non così importanti. Inoltre, per come intendo io il platforming, potersi aggrappare è una meccanica troppo comoda e smonta un po' l'ansietta da prestazione, senza dimenticare che attraverso la pressione ripetuta della X è possibile anche addolcire il salto. Dunque, uno degli aspetti che non mi hanno mai fatto apprezzare appieno il titolo è l'eccessiva ripetitività. Infatti, in Of the Titans sono state introdotte meccaniche da picchiaduro con macro aree in cui sconfiggere orde di nemici che ti attaccheranno ad ondate, il che ad una certa, se non ti chiami God of War, stanca. Ma veniamo alle note dolci. Infatti, accantonando per un attimo i riferimenti al passato, il level design l'ho sempre trovato molto intrigante e artistico, in questa lieve atmosfera dark, specialmente in Of the Titans, che io adoro.
così come apprezzo gran parte del design dei mutanti e i loro poteri, quasi tutti. La trama purtroppo è sempre banalotta, impreziosita da qualche leggero colpo di scena, una meccanica narrativa quasi mai adottata prima. Of the Titans esce per tutte le piattaforme, compresa la Wii, sulla quale vennero spese parecchie energie per esaltare le caratteristiche della console di Nintendo al gameplay di Crash, aggiungendo poi in futuro alcune feature come per esempio la co-op con Coco in Dominio sui mutanti. Of the Titans dunque comincia con Cortex che rapisce Coco e Aku Aku che non riesce a teletrasportarsi via. A quel punto veniamo a sapere che il dottore ha appreso da Uka Uka come usare il Mojo, ovvero l'aura, dell'isola Wumpa per creare dei titani, che sfrutterà successivamente per creare il più grande robot da guerra, lo Sterminatore, così da distruggere le isole e conquistare il mondo. Dunque Cortex si servirà dei suoi fidati alleati per tentare di fermarci. Infatti durante questa avventura avremo l'onore di affrontare boss storici come Engine, Uka Uka, Dingo Dial solo per la versione DS, no! E la tigre della Kellogg's. Ai, Radical, cosa diavolo hai combinato? Infatti il design di Tiny è forse uno degli aspetti che sono stati meno digeriti in assoluto, sia dal punto di vista estetico ma soprattutto caratteriale. Vederlo così mansueto e gentile è davvero un colpo al cuore. Poi è stato giustificato dal fatto di essere stato sottoposto all'aura, ma Non può bastare. Non basta. No. Non può bastare. Non basterà mai, purtroppo. avendo ottenuto un'approvazione altalenante dalla critica, si decise di realizzare un sequel, del quale a mio avviso non è che si aveva tanto bisogno. Tra il 2008 e il 2009 Vivendi si fuse con Activision, creando la tanto amata Activision Blizzard. In questo passaggio il team di Radical venne drasticamente ridotto. Ora, io non voglio dire che questa sia la causa, ma ho sempre avvertito in Mind Over Mutant come se non avessero grandi idee. Il risultato, a mio parere, è un titolo ancora più noioso, con qualche meccanica implementata, come la possibilità di saltare quando si controlla un mutante o il poterlo conservare. Un titolo che mantiene l'art style apprezzabile, ma che vira verso lidi più scanzonati, ammettendo implicitamente l'errore nel precedente capitolo. Una scanzonatura che però si perde in un vortice di volgarità e battute squallide e nonsense che creano uno stacco netto con la comicità sottile che permeava i primi capitoli storici. La storia comincia da dove era finito Of the Titans. Si viene a scoprire che Cortex abbia creato una macchina in grado di attuare un controllo mentale, mascherata da visore della realtà virtuale, ma non era da solo a crearlo. Infatti, veniamo a conoscenza del ricongiungimento tra Cortex e Brio. Questo probabilmente è l'unico aspetto che apprezzo davvero di Mind Over Mutant. Il dominio sui mutanti rimane un beat'em up come il predecessore, ma con l'aggiunta di zone in cui il platforming sarà essenziale. Il titolo è stato ancora una volta accolto in maniera altalenante e le critiche vengono riservate soprattutto all'eccessivo uso della meccanica del backtracking, che effettivamente rende ridondante molte missioni. Alla fine Crash sconfigge ancora una volta Cortex, che vediamo finalmente tornato nei panni di boss finale, all'interno della sua navicella spaziale. Dopo la boss fight, appunto, la navicella crolla sulla Terra e atterra proprio sull'isola Wumpa, e da lì il buio. Dopo quella scena tutti i fan di Crash hanno visto passare gli anni. Un'adolescenza passata tra fake news e titoli cancellati, gran dolore e retro gaming. Probabilmente questo silenzio ha contribuito ad acuire l'odio nei confronti di due titoli che in realtà hanno l'unica colpa di essere veramente mediocri. Due giochi i quali, a 10 anni di distanza, sono il ricordo più nitido del nostro eroe arancione. Ma sarà davvero l'ultimo?